Buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo di cosa parliamo, mi sembra ovvio. Cerchiamo di vedere con freddezza, se possibile, le cose che sono successe e di separare i vari piani che invece vengono volutamente intrecciati e mescolati. Perché vengono intrecciati e mescolati? Perché non si deve capire e non si deve sapere e non ci si deve concentrare, tanto per cambiare, sul punto. Che cosa è successo ieri? Non è banale ripetere che ieri c'è stato un attentato che può essere anche derubricato in incidente, in incerto del mestiere, nel senso che le persone più sono famose, più sono soggette alla possibilità di attirare l'attenzione deviata di qualche squilibrato, e infatti quello che è successo ieri è che uno squilibrato ha colpito violentemente il Presidente del Consiglio Berlusconi. È stato un atto di violenza, la vista di una persona con la faccia fracassata e insanguinata è una vista, per quanto mi riguarda e spero anche per voi, disgustosa e preoccupante. Non c'entra niente quello che si pensa del Presidente del Consiglio, non è quello diciamo, la fine politica che gli può augurare una persona sana di mente. Una persona sana di mente ovviamente si augura che Berlusconi venga sconfitto dai cittadini nelle urne, che Berlusconi venga processato e se ha commesso dei reati condannato, e se viene condannato che sconti la pena, ma non è quella faccia insanguinata e devastata l'approdo che qualcuno deve cercare. Infatti chi ha provocato quella scena è un pazzo, è uno psicolabile che purtroppo è in cura in un centro di igiene mentale, o come diavolo si chiamano adesso, al Policlinico di Milano da una decina d'anni. Non è uno stupido, abbiamo visto che ha fatto anche degli allestimenti artistici di un certo rilievo, è uno squilibrato e quindi ogni tanto sbrocca. Quindi penso che sia anche abbastanza, voglio dire, imbarazzante e umiliante dover ribadire e ripetere che non si fanno gli attentati, che non si picchia la gente, che non si distrugge la faccia di nessuno, nemmeno del tuo peggiore nemico, che la violenza ripugna a chiunque abbia la testa sul collo, che non è in quel modo lì che si combatte la battaglia politica. Queste sono cose talmente banali che ovviamente devono accomunare tutte le persone che non abbiano perso completamente il bene dell'intelletto, ma è bene ripeterlo, che quello che è successo ieri deve essere ovviamente censurato e riprovato nel senso della riprovazione, ovviamente, non nel senso del riprovare. Chi è l'aggressore? L'aggressore è uno squilibrato, come tanti squilibrati che nella cronaca, diciamo, nella storia del mondo si sono avvicinati e hanno cercato di colpire, alcuni per eccesso di dissenso, altri per eccesso di affetto addirittura, succede pure così per gli squilibrati, la persona famosa che li ossessiona. È successo a John Lennon, è successo a Gandhi, è successo a Reagan. Cito 3 esempi di 3 paesi dove non va in onda Anno Zero, 3 paesi dove non escono il Fatto Quotidiano, la Repubblica, l'Unità. Insomma, 3 attentati dove forse è difficile intravedere come mandanti Santoro, Scalfari o il sottoscritto. No, lo dico non a titolo di battuta, lo dico perché ieri sera, per chi avesse lo stomaco di tenere acceso il televisore su quella merda di trasmissione che è Speciale TG1, ha potuto assistere al linciaggio in contumacia prima di Scalfari e di Anno Zero da parte del piduista Cicchitto, e poi del linciaggio personale di Santoro e del sottoscritto, additati come mandanti morali
del pazzo che aveva appena lanciato un souvenir sulla faccia del Presidente del Consiglio, a opera del vice direttore di Libero, che naturalmente risponderà in tribunale di quello che ha detto, perché non credo che sia ancora lecito dare del mandante di un tentato omicidio a persone che fanno semplicemente, a differenza sua, che fanno semplicemente i giornalisti e non i servi e non i killer prezzolati. Chiusa la parentesi, quindi succede spesso che ci siano degli squilibrati che si avvicinano al VIP, soprattutto se questo VIP per motivi diversi o di grande popolarità o di grande impopolarità suscita ed eccita gli animi anche indipendentemente dalla sua volontà. Può capitare che il VIP sia oggetto di controversie. Reagan era un presidente molto controverso che la sua opposizione, la stampa, le televisioni accusavano di affamare i poveri, di sostenere i dittatori, di essere un guerrafondaio, di avere le mani sporche di sangue. Non è che ci andassero leggeri. Del resto non ci va leggera nessuna opposizione e nessuna informazione nelle democrazie nei confronti di chi detiene il potere a quei livelli, eppure nessuno si sognò mai di dire che i mandanti del pazzo che aveva sparato a Reagan erano i giornalisti o i politici dell'opposizione, sebbene Reagan avesse un'opposizione, a differenza di Berlusconi, che ha la fortuna di non averne una. Chi è Berlusconi? Abbiamo visto che cosa è successo. Una cosa gravissima da condannare. Chi è l'attentatore? Uno psicopatico, senza collegamenti con niente e con nessuno, da quello che si sa, altrimenti se gli avessero trovato un lembo di un giornale di opposizione in casa, un pezzettino, un angolino di un giornale magari dove ci aveva incartato i carciofi, l'avrebbero già ingigantito e avrebbero detto ecco che cosa legge questo signore prima di lanciare. In realtà non era collegato con nessuno, almeno da quello che ci si dice, era semplicemente uno a cui dava fastidio Berlusconi e che ha deciso di combatterlo nella maniera non solo più turpe e più sbagliata, ma anche più controproducente per la causa che eventualmente nella sua mente malata questo qua pensava di sostenere, perché la storia, almeno la storia d'Italia, ci insegna che qualunque ricorso alla violenza non fa altro che rafforzare colui che in quel momento diventa vittima della violenza. Pensate soltanto agli anni 70 e a quanto ci hanno campato i politici della Prima Repubblica sul terrorismo. Hanno lucrato almeno altri 10 anni di vita, quelli della Prima Repubblica, sulla solidarietà nei loro confronti, perché erano rimasti vittime del terrorismo, che cominciarono a combattere non appena si rivoltò contro di loro, mentre quando il terrorismo si occupava di colpire soltanto sindacalisti, operai, giornalisti, magistrati, lo Stato non fece nulla. Esattamente come la mafia, che fu combattuta soltanto quando cominciò a colpire i politici. Ma chi subisce violenza in politica ci guadagna. Questo non vuol dire naturalmente che Berlusconi l'attentato se l'è organizzato da solo, perché si leggono anche queste farneticazioni su internet, purtroppo di matti ce n'è molti di più che non quello che ha tirato la Madonnina. Ci sono anche quelli che pensano che tutto ciò che accade è parte di un complotto di un grande vecchio, eccetera, eccetera. Insomma, basta vedere quello che è successo per rendersi conto che si tratta di un caso circoscritto, per fortuna isolato, ma evidentemente non organizzato. Non è a questi signori che ci si rivolge se ci si vuole fare gli attentati da soli, perché sono persone incontrollabili che poi potrebbero parlare, quindi leviamoci dalla testa che sia una montatura dei servizi segreti, eccetera. È però la dimostrazione che questo è doppiamente matto, perché se pensava di fare un danno al Presidente del Consiglio tirandogli una statuina, ha ottenuto esattamente l'effetto opposto. Berlusconi era in un momento di grave difficoltà, stava precipitando nei sondaggi, aveva perso 5 punti nell'ultimo mese,
sto parlando dei sondaggi veri, quindi non i suoi ovviamente, era pesantemente contestato all'interno della sua coalizione. Proprio ieri mattina uno dei fedelissimi di Fini aveva detto che se si provava il Presidente del Consiglio a portare il Paese alle elezioni anticipate, Fini sarebbe andato da solo, portandogli dunque via un tot di punti che, per quanto pochi, avrebbero potuto far pesare l'opposizione più della maggioranza, visto che comunque in Italia si vince sempre con 2 o 3 punti di vantaggio quando si va alle elezioni. Cose così. Quindi è chiaro che il matto è doppiamente matto, proprio perché ha fatto la cosa che più si auguravano nell'establishment, perché ci sono dei momenti nei quali, se sei in difficoltà, tiri un sospiro di sollievo, nel momento in cui riesci a catalizzare tutta la solidarietà nazionale, ricominci a parlare col capo dello Stato con cui non ti parlavi da settimane, susciti giustamente diciamo, l'affetto materno anche di persone che magari non starebbero proprio dalla tua parte, proprio perché quella scena traumatica della faccia insanguinata è scioccante non soltanto per i fans di Berlusconi, ma anche per quelli diciamo, ragionevoli che stanno dall'altra parte, umani diciamo, che stanno dall'altra parte. Quindi il pazzo abbiamo capito che è proprio fuori, ma di parecchio. Adesso vediamo chi è la vittima. La vittima non è che cambia natura a seconda del momento, quindi non è che Berlusconi è un altro solo perché ieri gli hanno tirato una Madonnina in faccia. Berlusconi è sempre quello che conosciamo, nel bene e nel male. Quindi né i suoi fedelissimi né i suoi avversari possono cambiare il giudizio su di lui in base a quello che ieri gli è successo e che non dipende da lui, perché dipende appunto dal matto che gli ha lanciato la Madonnina. Berlusconi è un signore che sta distruggendo la democrazia in Italia. Berlusconi è un signore che ha avuto rapporti con la mafia. Berlusconi è un signore che ha avuto pesanti storie di corruzione giudiziaria e non. È un signore che nella sua vita ne ha combinate di tutti i colori e che, mentre gli tiravano quell'oggetto in faccia, aveva appena smesso di insultare tutti i poteri di controllo che ci sono nella democrazia o in quel poco che resta della democrazia italiana. Aveva di nuovo insultato la magistratura, aveva di nuovo insultato la Corte Costituzionale, aveva di nuovo insultato la stampa libera, poi insomma ce l'ha sempre con 2 trasmissioni e con 2 o 3 giornali, mica di più. Insomma, aveva fatto il suo compitino quotidiano di insultare tutti quelli che non sono lui o che non sono suoi. Questo è il suo passatempo preferito da 15 anni. Quindi stiamo parlando della persona, ecco perché dicevo è bene staccare chi è l'attentatore, che cosa è successo, chi è la vittima. Berlusconi è vittima di un grave attentato, ma chi è questa vittima? Non è che la vittima diventa meglio soltanto perché ha subito un attentato, la vittima è quella che era prima e che per fortuna, essendo sopravvissuta, sarà anche dopo, cioè è Berlusconi, quello che conosciamo, e non ci dobbiamo mai dimenticare chi è Berlusconi in virtù del fatto che adesso è oggetto di una giusta solidarietà da parte di chi rifiuta la violenza, noi compresi. È quella roba lì che ovviamente un cittadino democratico deve augurarsi che democraticamente venga sbattuto fuori dalle istituzioni al più presto, perché ogni giorno che ci rimane è un giorno in meno per la democrazia e per la legalità. Quindi anche il livello diciamo, dell'indignazione per quello che lui è e per quello che lui fa non deve minimamente diminuire sotto il ricatto del dire «ah, ma allora tu sei fra quelli che...» assolutamente no, uno può dissentire nella maniera più decisa e nello stesso tempo condannare l'attentato. Guardate, arrivo a dire una cosa paradossale che naturalmente verrà usata contro di me, ma non me ne importa niente, l'ha già scritto Massimo Fini diverse volte. Questa categoria per cui si parla di odio politico è una categoria, diciamo, del sentimento che viene applicata alla politica. La politica e il sentimento non c'entrano niente.
La politica è un fatto tecnico, io ti voto perché tu faccia delle cose, ma tu non puoi chiedermi di amarti. Tu puoi chiedermi di votarti, ma non mi puoi chiedere di amarti. Non esiste l'amore dell'elettore per il suo eletto. Esiste soltanto nelle dittature, quando appunto il populismo carismatico del capo riesce addirittura ad attirare l'amore degli elettori, che non sono più nemmeno cittadini, sono proprio sudditi, sono un'altra cosa, sono acritici, sono pecore che adorano il capo. Il fatto che sia tornata la categoria dell'odio e quindi dell'amore nei commenti dei giornali, leggete le stupidaggini che scrive oggi Battista sul Corriere della Sera sul clima di odio, eccetera, eccetera, bisognerebbe rispondere come fa Massimo Finice: beh, e chi l'ha detto che io non posso odiare un uomo politico? E chi l'ha detto che io non posso augurarmi che se ne vada al più presto? E chi l'ha detto che io non posso augurarmi che il creatore se lo porti via al più presto? Guardate che questa cosa qua, che sembra orrenda, dice oddio, c'è qualcuno che lo odia, è assolutamente normale. Ognuno a casa sua, nel suo intimo, è libero di odiare e di amare chi gli pare. E non esiste in democrazia che i cittadini siano obbligati ad amare coloro che li governano. Anche perché se tu ami una persona perdi lo spirito critico e quindi il cittadino elettore deve sempre mantenere uno spirito critico. Quindi leviamoci dalla testa questo ricatto che non bisogna odiare e che bisogna amare coloro che ci governano o che bisogna rispettarli. Ma per quale motivo io dovrei rispettare uno che insulta tutti quanti, compreso me tra l'altro, in continuazione da 15 anni? Ecco, è importante questo. La condanna fermissima dell'attentato, il dire queste cose non si devono fare e chi le fa deve essere punito, e nello stesso tempo dire io quello lì non lo voglio più vedere, io quello lì non lo voglio come Presidente del Consiglio, quello non mi rappresenta, speriamo che se ne vada presto da Palazzo Chigi. Queste cose sono cose, oppure io lo detesto, io personalmente non lo odio, ma non vedo per quale motivo qualcuno non potrebbe invece odiarlo. L'importante è che si limiti a odiarlo, senza fargli niente di male. Non esiste il reato di odio, esiste il reato di violenza, di aggressione, di lesioni, di tentato omicidio o di omicidio, quello è un reato, ma il reato di odio non esiste. Dire a una persona io ti odio non è un reato, se Dio vuole, altrimenti saremo altro che in un regime, saremo in Bielorussia, paese peraltro da poco indicato come modello di democrazia dal nostro Presidente del Consiglio nella visita a Lukashenko, dove ha detto la gente ti ama e quindi è giusto che tu stia lì. Vedete come nascono le dittature? Nascono nella testa del dittatore o dell'aspirante dittatore, ben prima che nella testa dei cittadini, o meglio dei sudditi. Quindi c'è qualcosa di strano in quello che dicono Rosy Bindi, che l'ha detto meglio, e Antonio Di Pietro, che l'ha detto in modo più sgangherato, e cioè nel definire la vittima di quell'attentato vergognoso che tutti condanniamo, eccetera, un noto provocatore, uno che se le va a cercare. Non c'è niente di strano a dire una cosa del genere. È nella biografia del Presidente del Consiglio, è nel suo DNA. Credo che in un qualche momento di lucidità, ne avrà anche lui ogni tanto, ammetterà sicuramente in cuor suo di essere un grande provocatore. Lo fa apposta. Se non fosse un provocatore non farebbe e non direbbe tutte le cose che dice e che fa. Non se la prenderebbe ogni santo giorno con tutti i tribunali che ci sono in giro per il mondo, tranne probabilmente Forum di Canale 5. Non se la prenderebbe con la Costituzione, non se la prenderebbe con la Corte Costituzionale, non se la prenderebbe con tutti quelli con cui se la prende, compresi quelli che non esistono e che vede solo lui, tipo tutti questi complotti dell'opposizione. Insomma, basta guardare le facce di quelli dell'opposizione per rendersi conto che anche se volessero non sarebbero in grado di fare nessun complotto, ma comunque manco vogliono farlo e quindi diciamo stiamo tranquilli. Ecco, lui è un grande provocatore e alcuni suoi alleati peggio di lui. Ma immaginate
Che cosa c'è di male nel dire che questi signori provocano da 15 anni il paese, quando abbiamo sentito un ministro come Bossi parlare di fucili, di Kalashnikov, di 200-300 mila uomini armati nelle valli pronti a imbracciare i fucili e a marciare per l'indipendenza e la secessione? Ma queste cose ce le ricordiamo o no? E a qualcuno è mai venuto in mente di attribuire a questi signori dal linguaggio violento un qualsiasi episodio di violenza accaduto nelle loro valli? Pensate soltanto alla violenza che ha seminato Berlusconi in questi anni, proprio forse è l'uomo politico più violento che si sia mai visto nella storia repubblicana italiana. Fatevi venire in mente qualche Presidente del Consiglio, insomma, De Gasperi, Rumor, Moro, Andreotti, erano tutti persone che almeno nel linguaggio erano piuttosto mansueti. È l'uomo politico più violento che ci sia stato nella storia repubblicana, e quindi dire che è un provocatore e che, diciamo, è più predisposto nell'eccitare gli animi di un eventuale squilibrato mi sembra banalità assoluta, quindi non capisco quale sia il problema in quello che hanno detto la Bindi e Di Pietro, i quali peraltro hanno precisato entrambi che ovviamente condannavano l'attentato e davano la solidarietà umana al Presidente del Consiglio, che resta un provocatore, anche se gli hanno tirato una madonnina in faccia, perché basta leggere i suoi discorsi e uno se ne rende conto perfettamente. Quarto punto, che è il primo punto su tutti i giornali d'America e internazionali: la sicurezza del Presidente del Consiglio. Se voi fate caso, il punto più controverso sulla stampa internazionale e più occultato nelle televisioni di regime e sulla carta stampata stamattina è il funzionamento, o meglio il non funzionamento, dell'apparato imponentissimo di sicurezza che circonda il Presidente del Consiglio, il quale è circondato da un centinaio di uomini presi dai corpi speciali, fatti assumere dai servizi segreti, ma alle sue dipendenze. È una sua sicurezza privata e non è secondario il fatto che risponda a lui e che comandi lui, perché sono suoi uomini, suoi gorilla che sono stati immessi nel servizio di sicurezza dello Stato. È fondamentale chi comanda la scorta. Se la scorta te la dà lo Stato, comanda il caposcorta, non comandi tu, Presidente del Consiglio. Il Presidente degli Stati Uniti non può andarsene a zonzo dove gli pare. Deve fare esattamente quello che gli dicono i suoi servizi, che lì si chiamano i servizi segreti e sono in realtà il suo corpo di sicurezza. Qui Fini non può fare quello che vuole, fa quello che gli dice il caposcorta. Quelli che hanno la scorta fanno quello che gli dice il caposcorta, non vanno in giro a fare i bagni di folla, a baciare i bambini, vanno solo dove gli dice che possono andare gli agenti di scorta. Berlusconi no, Berlusconi fa esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare. Perché? Perché non comanda il caposcorta, comanda lui. La scena l'avete vista ieri, no? C'è un signore che, come i pallanuotisti che stanno cercando il piazzamento migliore per infilare la palla, no? Sta aspettando il momento giusto per tirare questa voluminosa madonnina. Intorno ci sono decine di uomini addetti alla sicurezza del Presidente del Consiglio, i quali non dovrebbero far altro che guardare se c'è qualcuno dal comportamento sospetto. Vi pare sospetto o no uno che sta cercando di piazzare una madonnina nella faccia del Presidente del Consiglio? Ci sono addirittura delle telecamere, dei telefonini di gente che sta riprendendo la scena. Possibile che la sua scorta ogni volta che gli tirano scompaia? Guardate che 2 tiri ha subito Berlusconi, 2 centri, il cavalletto e stavolta la madonnina. Ma vi sembra normale che il Presidente del Consiglio italiano sia così vulnerabile?
con tutto quello che spende o ci fa spendere per la sua sicurezza. C'è un problema. O i suoi uomini si aprono ogni volta che c'è una minaccia e scappano, e allora forse sarebbe il caso di sostituirli, oppure c'è qualcosa che non funziona. Infatti, gli attentati ai presidenti degli Stati Uniti non avvengono mai con uno che cerca di tirargli da pochi metri qualcosa. Perché? Perché non possono avvicinarsi con una statuetta in mano. Ci sono sempre scene, anche nei film, nessuno immagina che il Presidente degli Stati Uniti venga preso a ceffone dal primo che passa. Perché? Perché non ci si può arrivare. E infatti si immaginano sempre scene tipo quelle del caso Kennedy, di persone appostate con fucili ad alta precisione sui tetti, e ancora lì c'è poi sempre il sospetto che ci siano delle coperture. Perché? Perché addirittura si va a sorvegliare tutte le abitazioni che stanno nel raggio di qualche chilometro dal punto in cui il Presidente passerà. Ma vi pare normale la scena? È uno smash. Più che un attentato. Allora è possibile una roba è questo che si domandano all'estero. Dice, ma com'è che è così facile colpire il Presidente del Consiglio italiano? Sono stupefatti tutti quanti, giustamente. Aggiungiamo che Bonaiuti ieri sera ha rivelato che Berlusconi profetico, e anche profeta, lo sapete, tra le altre doti ha anche quelle divinatorie, dice gli aveva confidato di temere il gesto di uno sconsiderato. A maggior ragione ci dovrebbe essere più attenzione, guardia più alta. Di più, sappiamo che da qualche giorno il Copasir, il Comitato di Controllo per i Servizi Segreti, gli aveva detto che c'era il rischio di uno sconsiderato, di un pazzo. Perché? Perché il clima sovraeccitato, che naturalmente è stato creato da lui e dai suoi giornali, non certamente da chi fa il suo mestiere di informare sugli scandali, il clima sovraeccitato l'hanno creato quelli che hanno linciato Dino Boffo raccontando il falso, cioè che era omosessuale e poi chiedendo scusa 3 mesi dopo averlo fatto fuori. Hanno sovraeccitato gli animi quelli che hanno mandato a pedinare il giudice del caso Mondadori fin sotto i calzini. Hanno sovraeccitato gli animi quelli che hanno insultato e aperto la caccia a Fini e a tutto il dissenso. Questi sono quelli che sovraeccitano gli animi. Chi racconta la verità, come i casi Noemi, i casi D'Addario, i casi Spatuzza, i rapporti con la mafia, eccetera, non sovraeccita gli animi, fa il suo mestiere di giornalista. Ma in ogni caso, se era vero che il Copasir gli aveva detto stai attento, state attenti, è evidente che ci sarebbe dovuta essere più prudenza e più protezione, non certamente meno, e nessuno di noi credo si ribellerebbe se venisse aumentata ulteriormente la protezione ove servisse per garantire ai rappresentanti delle nostre istituzioni il minimo, l'incolumità fisica. Qualcosa di grave non ha funzionato l'altro giorno e quindi bisognerebbe che Maroni, invece di sproloquiare e delirare su chiudere Facebook, chiudere le piazze o stupidate del genere, spiegasse per quale motivo e quali sono le responsabilità. C'è un questore, c'è un prefetto, ci sono delle autorità di polizia, ci sono dei responsabili del servizio di scorta e c'è il Presidente del Consiglio che sicuramente è difficilissimo da scortare perché appunto sguscia di qua, sguscia di là. Avete visto che dopo che lo hanno colpito e gli hanno portato i primi soccorsi in macchina, il caposcorta voleva andare via immediatamente. Perché? Perché c'è il rischio anche che se c'è un attentato, tra virgolette, serio, cioè terroristico, cioè organizzato non dal pazzo singolo, individuale, magari tira la roba per creare il diversivo e poi scoppia la bomba. Quindi è evidente che immediatamente lui doveva essere portato via a tutta velocità, invece no, hanno dovuto fermarsi lì perché lui ha riaperto la portiera, si è issato sul solito predellino, no? Per far vedere la sua faccia insanguinata in giro. Magari è stato anche positivo, perché il fatto di vederlo in discreta salute forse ha risparmiato la pelle a quel poveraccio che altrimenti qualcuno poteva pure linciarlo, ma nello stesso tempo anche quella scena
dove nessuno sembrava capire quello che stava succedendo e sapere quello che doveva fare. È abbastanza preoccupante. Entra in macchina, riapre la macchina, sale sul predellino, ridiscende. Meno male che c'era soltanto un pazzo, perché se c'era il diversivo più la bomba, era fatta. E queste sono le cose che dovrebbe spiegare il Ministro dell'Interno, invece di annunciare strette poliziesche su Facebook, come se fossimo il regime cinese. Questo naturalmente in televisione di questo non sentirete parlare, perché appunto bisogna creare il presepe, no? Il bambinello, i Re Magi, la Madonna, San Giuseppe, eccetera, eccetera. Aggiungo altre due cose e poi la faccio finita. Nei prossimi giorni ci proveranno a criminalizzare tutto quel poco di opposizione che c'è, ci proveranno a utilizzare questo episodio per intimidire le forme di protesta e di contestazione e di opposizione spontanea, ci proveranno a dire allora adesso quelle trasmissioni televisive non devono più parlare, di mafia non bisogna più parlare, perché? Perché poi se parli di mafia il matto tira la Madonnina. Ci proveranno in tutti i modi, perché? Perché erano in difficoltà e lo sono, perché insomma non è che sono mutate le condizioni per le quali è in difficoltà. Berlusconi farà la sua legge per proteggersi dai processi. La farà con le medicazioni, ma la farà, non sono cambiate le cose. Ci sono ancora le ragioni per le quali bisogna fare una strenua, irriducibile, intransigente opposizione politica. È per questo che per poterla fare fino in fondo, come più di prima, bisogna continuare a ripetere che non si deve usare la violenza. E guardate che quando uno ripete che non si deve usare la violenza, non lo deve ripetere soltanto quando tirano le statuine in testa al Presidente del Consiglio, lo deve ripetere anche quando vengono manganellati gli studenti in piazza Esedra o in piazza Navona, quando vengono manganellati gli operai che fanno proteste perché stanno perdendo il lavoro, quando vengono mandati a morire in guerra i nostri soldati ai quali è stato raccontato che andavano in missione di pace a regalare i fiori ai bambini afghani, cose di questo genere. La violenza va condannata sempre, anche in questo senso il nostro Presidente del Consiglio è il più grande provocatore, è il più grande violento nella storia dei Presidenti del Consiglio italiani del dopoguerra. Perché non dimentichiamoci che cosa è successo a Genova, al G8 di Genova, che cosa succede ogni volta che qualcuno tenta di protestare. Quindi la condanna della violenza in realtà non solo è la condanna dell'attentatore pazzo di Berlusconi, ma è anche la condanna della politica di Berlusconi e della sua violenza verbale e ogni tanto poliziesca, però bisogna condannarla tutta la violenza, altrimenti non si riuscirà a fare l'opposizione che lui si merita. Per avere l'opposizione che lui si merita, il Presidente del Consiglio ci serve in ottima salute, perché quando se ne andrà da Palazzo Chigi, e se ne andrà prima o poi, e se ne andrà maledetto dagli stessi che lo hanno votato, ci serve in ottima salute, perfettamente compos sui, perché si possa rendere conto fino in fondo del male che ha fatto alla gente. Per farlo andare via da Palazzo Chigi bisogna diventare addirittura la sua scorta e proteggere la sua incolumità fino in fondo. Ci serve lucido quando gli dovremo dire perché l'abbiamo cacciato di lì e perché non ce lo vogliamo più. Passate parola, buona settimana e giovedì ricordatevi, anzi venerdì, che insieme al Fatto Quotidiano c'è una DVD con l'ultima intervista di Paolo Borsellino che ci parla proprio dei rapporti tra il famoso stalliere e il famoso cavaliere, oltre che di altre cose, e poi avrete la telefonata di cui avete sentito un pezzettino ad Anno Zero e altre telefonate nelle quali si capisce chiaramente quali sono i rapporti fra Dell'Utri, Berlusconi
e il mafioso Mangano, venerdì insieme al Fatto Quotidiano. Passate parola, buona settimana.